ben ritrovati, come state? Allora io sto andando avanti con il mio gianchetto Dolci Memorie, sto facendo un po' di abbellimenti. Siccome mio marito è andato in comune e ha ritirato 1 miliardo di questi sacchettini qui, che tra l'altro io non uso perché uso quelli della verdura e sono quelli dell'organica, per capirci, volevo fare qualcosa da mettere all'interno, una busta, le solite bustine che vanno all'interno. Quindi io vado a prendere la misura, magari questa la tengo intatta perché è carina, vado solo a prendere, in altezza ci sta, ho già visto, vado solo a prendere la misura della profondità. Da questa parte è già, direi, a posto. Vado a sistemare questa parte di qua, inizio così a creare qualcosa per gli interni. Ad esempio potrei piegare della lunghezza giusta questa parte, ma magari potrei non tagliare quest'altra parte e fare così una cosa un po' così, come vi ricordate tutte le bustine che facevo usando qua come tasca. Io potrei, tanto per fare delle varianti, aprire questa parte di qua o da sopra e questa usare semplicemente solo questa qua, che tra l'altro è anche bella profonda. Allora vediamo se riesco a aprirla un pochino in modo da usare il laterale senza fare gravi danni. Allora, ok, è tutta aperta, vado a ugualizzare questa parte, anzi più che ugualizzare andrei poi a ripararla. Adesso la prima cosa che faccio è fare 2 cuciture, una qui e una qui. Tac. Allora adesso, infilandomi in questa tasca, vado a aprire proprio qua la chiusura della pieghetta, quindi la taglio così, in modo che io adesso ci infilo qualcosa sotto e taglio qui, infilo qualcosa che non mi faccia tagliare la parte sotto, no? Facendo attenzione a non tagliare anche praticamente il doppio della tasca qua, farebbe la pena, tanto io qua devo dipingere, fare, mascherare, quindi un segno di matita non pregiudicherà la decorazione. Quindi cercando di stare dritta, perché il segno non è che l'ho fatto molto dritta, comunque io adesso taglio qua, mi sposto e taglio qua. Ok, la parte sotto è indenne e la parte sopra è così. Ora cosa succede? Io ho creato una tasca che vado a chiudere sotto e vado a sistemare sopra. Questa parte qui vado a incollarla qui, vediamo se poi fare l'ingresso o no, ma soprattutto adesso devo incollare qui con Vinavil, che va bene, vado proprio a incollare questa parte di qua. Adesso conviene alzare l'altra, se no poi incollo tutte e due le cose insieme. Qua posso stracciarlo anche un pochino, che va bene, tanto lì è cucito. Allora vado a iniziare a bloccare sta parte doppia qui, che come detto non mi interessa che stia doppia, così. Qui prendo i miei pezzettini e vado a bloccarlo. Allora, ok, così intanto c'è già uno spessore che... Allora adesso incolliamo e abbiamo già fatto una taschina delineata, ben fatta. L'altra è qua sopra, questo lo blocco in tutte le sue parti,
così resta tutto più fisso. Bene, perfetto. Allora vado a riprodurre diciamo questa cosa qui, no? Accorciamo un po' questo qui, un pochino. Taglio a metà, no, taglio, scusate, piego a metà, tanto per fare una cosa proporzionata. Lo incollo. Così. Così. Di qua adesso vado a dare ancora una sistemata, che c'è un buco. Tagliamo via l'angolino così, proprio un triangolino così. Ok, che va bene. Direi che è meglio rinforzare anche qua. Questo così non incolliamo tutto, pezzettini qua. E abbiamo fatto la base già della struttura della busta. E qua stavo pensando addirittura di chiudere queste due parti in modo di fare una tasca a ventaglietto. Quindi prendo un'altra busta di queste qui. Io non so voi, ma io di queste buste ne ho un miliardo, come vi ripeto, no? Le prendo in comune nella speranza sempre che siano quelle di plastica, non plastica, di quel, diciamo quelle che si usa anche per la verdura, che in casa è meglio che queste buste di carta. Per non incollare il mondo faccio la base qui, i due laterali e questi due laterali, cioè io qua faccio solo la base molto in basso, così non mi chiude tutta la tasca, e i due laterali, perché è talmente irregolare lì dentro che non saprei dove incollare esattamente. Quindi lasciamo così e il più possibile, diciamo, cerco di incollare qua, questa parte qua. Quindi vado dentro e cerco di fare una cosa giusta in modo che non si incolli tutta quanta la busta. E non riesco a stare a favore di telecamera perché non è facile. Ecco, facciamo scorrere la busta. Tra l'altro qua, ecco, sono salita troppo. Vabbè, non fa niente, la puliamo. Ok, e vado a inserire cercando di non far toccare tutto, soprattutto là sotto. Ok. È venuto bene, praticamente è andato a incollare qua sotto, non importa se si incolla anche da questa parte, tanto è sotto. E stavo pensando di fare la stessa cosa da questa parte, però è più piccola, forse basta un foglio così, io le trovo carine. Allora andiamo di qua, va bene. Allora vado a fare la stessa cosa, i laterali e in basso, dai. Ok,
Ok, adesso come sempre vado a fare un po' di gesso bianco, mettere un po' di gesso bianco per le scritte, per nascondere un po' queste scritte. Naturalmente non avrà tutta sta importanza se si intravedono le scritte, Allora, adesso lo asciugo un po'. Ragazze, ma si vede che ho fatto un altro giro da Action. Ho trovato questi spray, non li avevo visti l'altra volta, è la prima volta che ho degli spray e costano veramente una fesseria, tipo 1 euro e qualcosa. Io sempre 1 euro e qualcosa, non mi ricordo mai di tenerlo scontrino. Invece questi qui li ho presi da, adesso mi sfugge il nome, Teddy, no, questo qua sempre da Action. Ho un'adorazione per i colori pastello. Adesso stavo, oltre a informarvi di questa cosetta, perché mi piace tenervi aggiornate dei miei nuovi acquisti, stavo pensando cosa usare qui. Dunque, ero indecisa se fare la base con gli acrilici e gli stencil, volevo fare uno stencil con lo spray o viceversa. Sarebbe molto bello anche colorare e poi fare uno stencil in contrasto in questo modo, perché bello sto colore, ragazze, io impazzisco per sto colore, questo menta. Allora, stavo pensando, è ardua, intanto scelgo uno stencil, dobbiamo sempre stare sul romantico, non è che cambiamo tema. Io direi che questo qua sarebbe l'ideale. Avrei una gran voglia di fare tutto uno spray, guardate che bello. Facciamo una cosa, prendo un tamponcino e tampono qua e là questo, vediamo un po'. Ho visto che si sfuma benissimo anche con le dita, è proprio buono come colore. Allora vediamo un po', così intanto schiarisco ancora un po' la busta, perché bisogna ricordarsi che è romantica questa busta, non devo sfatasciarla di troppi colori. Questo Giangiurna, scusate. Faccio questa parte e poi l'altra vediamo, perché ho una mezza idea di ricoprirlo con la stoffa. Lo asciugo un pochino e vediamo che altro combinare. Allora, per chi volesse saperle, questo qua appunto è di Action Peach Pastel, quindi pastello pesca pastello, numero 85. Tra l'altro non è che ce n'erano molti di queste varianti, c'era questo che tra l'altro io avevo preso per un beggiolino, invece è proprio pesca, l'ho visto adesso. Ok, adesso voglio andare a fare questa cosa qua con lo spray, che ovviamente non sarà preciso, ovviamente lo spray passerà sotto, non sarà uno stencil preciso, sono quelli un po' d'effetto così. Stavo pensando di rimanere su colori comunque non troppo sparaflesciosi, o un blu effettivamente, o un pesca, no, non so, un giallo, cos'è questo? Non c'è l'italiano, non c'è neanche scritto il colore, così però un pochino più piatto potrebbe anche rimanere, vabbè. Allora, adesso farò di questo colore qualsiasi cosa, posso anche mischiarli, penso che però questo con questo venga verde. Vabbè, iniziamo. Check, check. È molto acceso, molto. Vedete, un stencil non stencil,
cioè è una cosa molto tenue. Ovviamente posso sempre recuperare un po' di colore in negativo, così, che fa solo un po' di chiazzetta, e magari col blu adesso vediamo cosa combiniamo. Oh, sono prove, che se poi non mi piace posso sempre non metterlo dentro il Jan Journal. Allora, sapete che vi dico? Niente, vado del mio indizio verde menta pastello e faccio uno stencil in questo modo, perché non mi piace un granché il risultato, quindi vado a farlo un pochino più controllato, e però usando questo verde. Poi se non mi piace ci passo ancora un po' dell'altro sopra, però io direi che è molto bello, molto molto carino. E invece qua facciamo un po' di quadratini, così. Foglie con questi altri quadratini qui. Un po' di verde. Andiamo qua. Di riposare verde. E niente male, ups. Oh. Non voglio verde tanto. Anche questa strisciolina qua, non male. Sì, perfetto. Poi che altro? Questo strisciolino qui. Così. Poi volevo pulire un po' lo stencil, un foglio, un semplice foglio bianco, vediamo un po'. Un goccio d'acqua, vediamo se viene qualcosa. Oh là là, sì, qualcosina viene. Anche sotto devo mettere il foglio. Vediamo un po' di mettere un altro stencil. Poi ho sempre queste scrittine qui che mi piace sempre tantissimo metterle. Ok, perfetto. E stavolta non mi frega. Sto usando dei semplici fogli da stampante da 80, perché non so come viene. Per non sprecare i miei amati fogli di carta da caffè. Però questo è il dritto, dovrei farlo per così, eh? Sì, che alla fine, se viene bene, si può mettere dentro il Jan Journal. Perfetto, qualcosa c'è. Wow. E ovviamente ci sarà qualcosa anche qui, no? Ma chiaro, sì, perfetto. Ok, così non ho sprecato niente. Voglio andare ancora un po' a sfumare in mezzo dove si vedono un pochino ancora le scritte, perché a questo punto preferisco che si vedano un po' meno queste scritte qui. Quindi vado ancora a fare qualche effettino con questo bellissimo color pesca, ma molto tenue. Vado anche a mitigare un pochino il giallo, così sfumiamo. Allora, adesso qua in questa parte che gira così vado a metterci questo a mo' di belly band, quindi vado a incollarlo qua e qua e poi infilo qualcosa lì di lato, così questa parte è conclusa. Posso anche solo qua, penso che possa bastare così ho usato questo centrino finalmente intero. L'ho detto che ne avevo tanti di questi, Qua infileremo un bigliettino, quindi questo spennacchierà un pochino. Qui voglio fare una chiusura, anche solo un bottone
Allora, ovviamente ho comprato altri tamponi, vado a fare un po' di scrittine ancora, salto un po' di palla in frasca, ragazze. Vado a farle verdi come il resto, così. E anche qui un po' nei punti vuoti voglio mettere un po' di scritte, poi magari ne metto anche di nere, un pochino così. Posso anche fare questa rosa una volta tanto, mettiamo ancora un po' di scrittine, un po' più marcate, un po' meno marcate. Ok, facciamo una rosa, bellissimo. Nere o vintage? Vintage, nero stacca troppo, facciamo vintage foto. Ok, basta, se no viene troppo pasticciato. Ho deciso, allora taglio questo centrino, faccio questa mezza lunetta, attacco un filo qui che va a torcigliarsi là, deciso. Così allargo un po' così e qua metto il filo. Allora prima metto il filo e poi cucio anche il bottone, facciamo doppio, forse è meglio, così, qui così, qui lo lego, così, e lo vado a mettere qua. Qui. Adesso vado a cucire il bottone proprio qua, non ci passa, ecco qua. Vado a fare 2 fori, poi faccio passare lo stesso filo, allora faccio un nodino all'interno, quindi prendo un pezzettino e purtroppo devo prendere un po' grosso, se no non riesco a farlo. Così. Ugualizzi. Vabbè, mi spiace, non posso farvi vedere all'interno cosa succede. Però niente, sto andando a fare un nodo all'interno. Oh, che mani grosse che ho! E ragazzi, ce l'ho fatta e adesso vado a mettere all'interno un pezzettino per chiudere bene il fiocco, che non si impigli niente. Ok, lì, ok. No, ma noi gli spessori qua non ci stanno mica facendo paura, Va bene, ed eccoci qua, una chiusura simpatica. Là, uno se la mette come vuole, invece qua devo un pochino vedere come fare. Avevo detto che ricoprivo con la stoffa, Allora, da questa parte io farei una taschina con queste stoffe meravigliose che mi erano arrivate, che mi erano state regalate da una ragazza che saluto anche se non mi ricordo il nome, e andrei a mettere questa meraviglia qui, a fare una tasca così e vado a cucirla. Stavo guardando di metterla proprio indietro, così farò così. Non posso metterla più in alto perché sennò poi si vede qui lo scalino e non mi piace, e stavo guardando da che parte. Sì, più bello così, non so per quale motivo. Quindi vado a fare questa cucitura molto semplice,
faccio un punto dritto normale, magari qua salgo con un po' di cose. Arrivo, eccoci qua. Allora qui andrei a lasciare tutto bello bianco, non faccio stampate, non faccio niente, andrei a mettere un po' di fili, questi miei soliti qui, sotto e sopra. Quindi vado prima a fare questa cosetta qui, perché se riciclo deve essere, non posso mettere altri pizzi, cioè nel senso sono abbellimenti, voglio anche usare queste cose qua. Allora vado a fare delle roselline così molto semplici, un po' come ho fatto con l'altro gianchetto che gli avevo fatto quel bordino, che però non l'avevo fatto con voi, quindi vi faccio vedere con che semplicità formo questi fiorellini, diciamo, fiorellini si fa per dire, Così lascio anche che i fili vadano un po' per i fatti loro e vado a metterlo qua. Oh, io adoro queste cose qua, io tengo tutto sempre proprio, perché buttare quando si riescono a fare delle cosette così carine dispiace veramente tanto, che poi magari andiamo a comprare dei pizzi, no? Perché non abbiamo più materiale. Il mio materiale dura all'infinito così, perché logicamente se usi anche, ti arrangi un pochino anche così, materiale dura una vita. Ci sono anche dei fili piuttosto lunghi, magari perché mi era finito il rocchetto, e ogni tanto magari guardo se il risultato è carino o no. A me piace, e adesso ne metto ancora un paio, direi uno, magari uno un po' largo così, e stavo pensando se sotto farlo uguale o no, direi di sì, vediamo. Dai, è carino, non c'è niente da dire. Dunque dai, allora facciamolo, però sotto ho paura di far morire un pochino queste roselline. No dai, ok, dopo magari, dopo che l'ho incollato, tolgo quello che eccede, che verrebbe poi via. Allora stavo pensando, io direi di incollarla tutta, tanto qua di taschine già ce n'è in abbondanza. Più questa direi che può bastare. Ok, andiamo sul bordo qui, così vedo bene il bordo dov'è. Vado a incollare così siamo sicuri che si incolla tutto per bene, e qui passo un po' la tessera, perché se no succede che mi passa la stoffa e mi chiude la tasca. Allora appiattisco un pochino. Voilà. Ok, e andiamo. Allora, da carino. Adesso qua vedo cosa viene via e tolgo un po' di eccesso. Carino, mi piace. Ok, questo direi che è a posto con la sua bella taschina doppia. Manca tatan qui, e qui anche ho scelto 2 pezzi di stoffetta sempre molto carina, sempre della ragazza che mi aveva fatto questo dono meraviglioso. Anche qui vado a fare una tasca. Allora hai capito cosa serve fare queste cose qua. Io in un attimo avevo solo pulito degli stencil e ho delle bellissime carte da poter fare un po' di movimenti. Allora vado solo a tagliare i bordi, così poi faccio dei bigliettini. Io quasi quasi questi biglietti li lascio così, che uno se li può usare come carta scrap, qualsiasi cosa. Vado a attaccargli questo sotto,
e faccio una tasca con la carta trasparente, questa qua dei cereali, che praticamente la andrei a fare direttamente sulla stoffa e poi lo vado a incollare. Che ne dite? Potrebbe essere veramente carino, Come riesco a fargliela questa cosa, Potrei metterci un bordino qua, quindi incollarla semplicemente e poi metterci un bordino, oppure addirittura potrei metterci dei fili. Allora sentite, vediamo, poi posso anche toglierla, toglierlo e rifare tutto. Vediamo se può essere, non sono sicura. Al massimo, come dicevo, rifaccio tutto. Ma a me piace, vi dirò, Se sta ferma, adesso controlliamo che stia tutto ben fermo. Tolgo tutti sti eccessi. Così. A costo zero, proprio. Potrebbe essere un'idea, Addirittura potremmo farlo completo, se ci piace questa cosa. Magari spezzettare così i filetti, così come sono adesso tutti un po' a briciolette, fare la doppia, un po' come ho fatto qui, ma su tutta la superficie. Sapete che non è male l'idea. Una carta di riso alternativa, se si può dire. Quindi la metterei qui adesso e la cucio, ragazze, ma mi piace questa cosa. La cucio sperando che la mia macchina da cucire non faccia bizze. Ho comprato queste pinzette che sono proprio adatte per la stoffa, al posto degli spilli in sostanza, e devo dire che mi sto trovando bene, perché almeno riesci a regolare le misure prima di andare a cucire in modo che non ti si storga tutto. Quindi tanta roba. Va là, coi limiti della mia macchina da cucire va abbastanza bene, possiamo già ritenerci fortunati. Allora volevo dirvi, per chi magari non lo sapesse, che i Jan Journal che produco durante i miei video li vendo a una di voi che possa essere interessata, insomma, a una modica cifra, no? Però purtroppo, non potendo parlare su YouTube di questo, ho aperto un sito, un negozietto Wallapop. Però se siete interessate, tanto potete andare a vedere magari il prezzo, no? Potete anche mandarmi un messaggio, ecco, se siete interessate. Perché giustamente, cioè, io faccio il video, ma non uso tutti questi Jan Journal. Cioè, mi piace molto farli, mi piace il canale, mi piace il contatto con voi, ma non me ne farei niente di tutti questi Jan Journal. Quindi già l'altra volta, le veterane si ricordano, avevo fatto questa cosa che era andata molto bene come esperimento, diciamo, che avevo trovato molto riscontro con i Jan Journal. Cioè li vendevo tutti, ecco, non mi rimaneva niente in casa, diciamo, avevo molto spazio. E quindi magari molte di voi non hanno capito come funziona, tant'è vero che una ragazza mi ha chiesto di decorarlo insieme a voi, e quindi già gli ho risposto questo, che li vendo. Poi volevo spiegarvelo bene, adesso penso di essere stata abbastanza chiara, no, perché magari per chi giunge nuovo non era chiara la situazione, no? Insomma, logicamente uno non lo può sapere, no? Ok, mi piace tantissimo questa taschina, ragazze, non so voi, è carinissima, così
Così, taschina, taschina, e adesso magari andiamo a metterci qualcosa in queste taschine, che dite? Qui gli lascio questi biglietti che sono bianchi e carini, che forse voi neanche li vedete, come sono, perché con questi riflessi è un po' difficile, così, facendo un po' di buio. Spero che lo vediate, è molto molto carino l'effetto. Ok, andiamo a mettere qualcosa. Allora, l'ho detto che voglio fare fuori un po' delle mie carte. Allora, uso sempre lo stesso sacchettino, vado a metterlo un pochino così a bordo della foto, tagliamolo solo dritto, facciamo un bordino perché voglio mettere intorno un po' di pizzo. Qui vado a fare le mie righette dietro. Così lo faccio adesso perché poi vado a fargli un po' di cose e stavo pensando di fargli qualche altra timbratina. Questo qui magari glielo faccio qua stavolta, di solito faccio sempre giù, faccio su. Lo potrei fare anche un colore alternativo, questo qui, piano proprio leggero leggero. Vado a incollarla. Stavo pensando appunto di metterlo tutto bordato, tanto per illuminare un po' e richiamare i fiori più o meno. Quindi vado a incollare la foto. Stavo pensando se farlo o no, facciamolo sempre uguale, proprio una cornicetta. Vai, vai. Ci sono questi richiamini rosa molto carini, anche dei fiori della signorina che sono molto carini. Ok. Bellissimo. Allora, qua è a posto. Qui all'interno, vediamo poi magari in un secondo momento. E qui voglio mettere qualcosa che sbuca anche qua col pizzo. Vediamo un po', perché io qualcosa l'ho già fatto, ma nulla che possa andare bene. Ad esempio ho fatto questa tag che potrebbe anche andare bene qui. Allora, vediamo un po'. C'è questo pezzo di carta. Ok, vediamo un po' se può bastare tagliare così. Io tutti i pezzettini li tengo, perché poi alla fine servono sempre per cose. Allora, lo taglierei ancora un pochino qua, così, voilà. E qui andrei a mettere un pizzo. Questa è carta scrap, diciamo, che però ho riempito di caffè. Qua ho fatto una specie di stencil, anche sempre col caffè, tattoo, poco visibile, del resto così almeno si può scrivere tranquillamente. E adesso vorrei metterci un pizzettino. Io andrei di bianco, ce l'ho qui davanti. Vado a metterci questo bello pomposo, meglio un po' più corto, questo qua, che sembra uguale, cioè sempre più o meno dello stesso genere, però è più piccolino. Questo pezzettino lo taglio e vado a incollare sta parte qua. Lo faccio semplice i bigliettini perché se no andiamo a fare degli spessori esagerati, poi alla fine
non posso più metterci niente in sto journal, non gli ho ancora neanche fatto le pagine, quindi andrei sul semplice, bigliettini sì, che sbuca magari del pizzo, ma senza troppi ghirigori per il momento. Dunque, vediamo se mi viene in mente qualcosa che non porti via troppo spazio, magari c'ho anche sti sticker, io, vabbè, sul retro quasi quasi gli vado a mettere questi fiorellini qui, che come detto voglio usare un po' di cose, e anche perché vedo che stanno tutti un po' deteriorandosi, quindi non voglio che si deteriorino inutilmente, vado a usarli. Quando poi finirà tutto faremo tutti gli abbellimenti da zero, ma per il momento ok, qua così. E poi volevo lasciarla piuttosto libera. Che è? Il profumino, magari sopra le righette, che dite? A me non mi convince che questo è quello nuovo. Sì, è quello nuovo. Ok, faccio le righette sopra i pois, giusto per fare un po' di sfondo al profumo, anche se non sono stickers vintage, dargli un tono vintage, così, no? Sopra le righette. Lo so, non è il mio stile, diciamo, questi stickers così. A parte che io quest'anno adesso mi farò poi i midori, l'agenda di nuovo, quindi magari questi stickers li userò anche in quel modo. Ok, quindi più che altro lo scopo era quello del pizzo che esce. Poi sì, ho fatto delle fantasie trasparenti che fini a se stesse, così, nel senso, io cosa ci puoi fare con la fantasia trasparente più che taschine? Ecco, magari qua metterei una taschina fatta così con la fantasia trasparente. Vediamo se ne ho, tipo questa qua che ho fatto col tovagliolino, potrebbe anche starci bene, però è troppo scura. No, volevo qualcosa di più chiaro. Questa anche molto scura. No. Io vado a fare dei semplici biglietti sempre con questa carta, vado a fare dei semplici biglietti, semplice. Questa carta qui che ha un pochino di verde e la faccio della stessa misura. Lo metto un po' al centro questo disegno. Adesso stavo pensando se farlo, no, facciamo così, deciso, lo incolliamo qui sopra, un po' di vintage photo. Guardate che carino, no, è carinissimo. Allora facciamo 2 righette, però aspetta, perché le facciamo giusto con un giusto senso, le righette. Oh, che bello, dai, in un attimo. Bello anche sto sdoppiamento di carta, mi piace tantissimo. Adesso qua sopra, che poi andrà qui. Ma come mai? Non avevo calcolato l'altezza. Fa niente, ne portiamo via un po' da sopra.
magari lo strappo con cattiveria, così, vediamo un po', sì, oh, sì, dai, ok, ora sì, ora ha più senso, ma andiamo a farci qualcosa. Allora, vado a metterci una delle mie etichette, un fiorellino di questi ci potrebbe anche stare, vediamo un po' d'altro, sweet, 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 e poi ci metto questa qua, sì, mi piace, facciamola però un po' del colore. Anche queste erano fustellate che mi erano state mandate in regalo, quindi adesso le uso. Due fiorellini qua, o anche niente, voglio lo metto più su, no, non mi piace il fiorellino, piuttosto lo metto qua il fiorellino. Allora facciamo così, gli faccio un piccolo stencil. Ah sì, io ho comprato anche queste foglioline, queste di Teddy, c'erano solo queste più, ma sono molto belle tra l'altro. Io gliela farei proprio verde. Stiamo sul semplice, senza andare a cercare troppe cose. Una bella timbratina, ma che bella, molto molto carina. Potrei anche fare due angoletti qua e là. Qua mi sono fatta questa cosa perché se vi ricordate, non so se si stavano sciogliendo sopra la pellicola, quindi ho preso questa pellicola qui che era una tortina di una torta e aspetta, così, magari dietro li faccio ancora, li ho attaccati proprio con la colla perché non stavano più e mi dispiaceva, siccome sono i miei preferiti praticamente, mi dispiaceva buttarli, ma scherzi, buttarli. E quindi ho fatto questa cosa qui, sono molto comodi tra l'altro, potrebbe essere un'idea. Ho attaccato, questo è sparaflesciante, li ho attaccati da questa parte facendo i fori, e quindi ognuno, qua ho messo cosa sono, ma li ho stampati uno per uno, ma era abbastanza intuitivo però ho voluto strafare, ragazze. Ok, quindi questo lo metto qui con questo e va bene. Qui sono indecisa bene cosa farci, che poi mi piaceva lasciare a vista tutte queste cosine qui, una taschetta, qualcosa ci andrebbe, dei fogli. Io ci metterei queste foglie qui, comunque si può scrivere qui, molto carini. Allora vado a fare un po' di vintage intorno, qua. Stavo pensando di farlo però un po' verde, un po' verdino. Sempre il verdino questo qua però, e vado solo un pochino così, senza esagerare, a colorare giusto la sfrangiatura, che poi io avevo anche detto che si può fare direttamente con quello effettivamente, però siccome voglio metterci sotto le spugne per ogni colore, in modo da poter fare degli stencil senza dover rilavare sempre la spugna o sprecare colore, perché poi qua rimane il colore, no? Ho detto ma sì, faccio così anziché farlo direttamente a tampone, così che veniva ugualmente. Allora finisco così, vi faccio vedere appunto la mia intenzione. Per quello ho preso tutte queste spugnette proprio per fare questa cosa qua, le metto qua che hanno più o meno la stessa forma e poi le metto nel loro contenitore, e infatti il giallo già c'è. Ok, e man mano che mi servono faccio questa cosa, così mi trovo poi bene. Io ho sempre ancora tantissimo di questo qua, una parte l'avevo colorata
una parte l'ho lasciata così, la farei così. Andiamo a tagliare una striscetta. Ok, adesso io quasi quasi vado a metterci un po' di stoffa. Sì, faccio così, vado a cucirci la stoffa, così faccio il bordino giusto e poi la incollo. Cioè faccio il bordino che non si veda la colla, no? Resta tutto più carino. Vediamo se può andare bene. Va bene. Un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. Vediamo se riesco poi a sfilacciare un pochino. Arrivo subito. Oh, eccola qua. Adesso la voglio un pochino vintagiare, solo un pochino qua. Vado ad applicarla, così non c'è più problema di luccichi. In questo modo la trovo carina. Ecco qua, almeno il disegno che ho fatto, diciamo il design è rimasto, non è scomparso. La retina appunto trasparente, quindi 2 bigliettini ci stanno, sempre con le fogliette, quindi un tema molto romantico. E andiamo a mettere qua. Ma che carino! Si richiama. Ok, qui la belly band. Dopodiché abbiamo finito. Allora, qui per finire ho questa carta imbossata che adesso porto un po' in risalto. Vado a tagliarla giusta, vado a segnare qui. Potrei riprendere questo fiorellino. Io direi questo cangiantino qui, che sarebbe un metallic, ma non è che si vede molto. Vado piano piano, proprio giusto sulle foglie, se si macchia anche un pochino la carta non fa niente. Carino, non si vede sto metallico, però il colore è molto bello. Ok, va bene. Adesso però dietro gli diamo uno scopo. Ci metto questo qua, questi fogli particolari qua, anche col numerino. Lo faccio a strappo. Così. Questo lo tengo sempre. La incollo. Qua mi piace perché è strappato, ma di là no. Il metallic, continuiamo con questo. Stavo pensando di fare anche di qua una timbratina. Faccio un fiorellino così, sempre metallic. Allora, qui e qui mi piacerebbe fargli qualcosa ancora, eh? Quasi quasi io gli metto degli angolini. E magari sfumare un pochino qua il mio pesca. È diventato già il mio pesca, eh? Sfumarlo semplicemente con le dita.
Ok, così, e voilà. Sì, mi piace, non metterei altro, ok, poi riempiremo anche queste. Ok ragazze, io direi che per oggi credo che sia un video lungo 10 ore, quindi basta così. Io ci tenevo a ringraziarvi per i bellissimi commenti che mi state facendo, tutte quante carinissime, proprio gentilissime. Grazie ragazze, veramente con tutto il cuore. Io non so veramente come ringraziarvi, cioè veramente vi darei un bacione una a una, se potessi vi verrei a cercare per darvi un bacio. Ok, e quindi continuate così, che mi date una forza incredibile, così mi motivate tantissimo. E niente, continuate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Io vi mando un mondo di baci e tanta positività, e ci vediamo per il prossimo video abbellimento, credo. Ciao a tutti!